Ciao a tutti, mi chiamo Reno, sono di Taiwan. Abito a Brescia e insegno sassofono. Farò una serie di video per introdurvi il sassofono più piccolo nel mondo, il soprilo, in tutti gli aspetti, e poi li metto sulla mia nuova pagina Facebook, Soprilismo. Adesso cominciamo subito il primo episodio. Che cos'è un sassofono sopranissimo, detto anche soprillo? Per dirla in parole semplici, l'estensione di soprilo è un'ottava sopra di sassofono soprano e una quinta sopra di sassofono sopranino. È il membro più giovane con la taglia più piccola nella famiglia di sassofono. Anche se è piccolo come un giocattolo, ma la funzionalità è al 100% un sassofono completo. Ora, vediamo questa progettazione originale nell'anno 1846 fatto dall'inventore di sassofono Adolphe Sax, che mostra la famiglia di sassofono. Per gli standard d'oggi, questo è il sassofono subcontrabasso, questo è il contrabbasso, il basso, il baritono, il tenore, il contralto, il soprano e il sopranino. Aspetta, sono 8. Dov'è il soprilo? Si è scoperto che il soprilo non esisteva nella progettazione originale di Adolphe Sax. La idea di un piccolo sassofono fu sollevata diverse volte nei prossimi 100 anni, ma non fu mai stata realizzata. Negli anni 90, un tecnico di Monaco di Baviera, Benedikt Epstein, ha voluto sfidare un'idea di realizzare gli strumenti a fiato con estensione estrema e il sassofono sopranissimo è il suo primo obiettivo. Lui è una persona rigorosa con un atteggiamento molto professionale secondo la mia esperienza da 2 visite al suo studio e dalle nostre comunicazioni. Tratta sempre scientificamente i fattori della fabbricazione degli strumenti musicali e mantiene i giudizi oggettivi anche ai propri lavori. La mia prima impressione su di lui è che è veramente un tedesco. Sì, è un po' stereotipato, lo so, ma è quello che è. Dopo i suoi esperimenti continui tra il 1995 e il 1998, ha finalmente risolto 2 questioni fondamentali e poi nel 1997 ha prodotto questo mandrino che rimane fino ad oggi lo standard. Nel 1998 ha realizzato il primo prototipo del sassofono denominato Soprilo, che è messo in produzione di massa nel 2003. Allora, quali sono le questioni fondamentali che ho appena menzionato? Originalmente si usa soprattutto il metodo empirico di tentativi ed errori per sperimentare gli strumenti con estensione estrema. Ma così si rende la performance di intonazione e della sensazione di suonare abbastanza eterogenea e la difficoltà di controllo è troppo alta per l'uso serio. Nope. Epstein invece, dopo anni di studio teorico e di esperimenti, ha scoperto 2 importanti principi di progettazione. Numero 1. Il rapporto tra il volume del bocchino e la conicità del corpo. Numero 2. Il rapporto tra le temperature dell'aria nel corpo e le posizioni dei fori. Quanto alla formula dettagliata è ovviamente il suo segreto aziendale. Dopodiché la progettazione e la fabbricazione degli altri strumenti straordinari diventano naturali e questi strumenti nuovi sono finalmente affidabili ai musicisti. Subito dopo, nel 1999, Epstein ha sviluppato un altro tipo di sassofono, i tubax.
I tubax è un esempio della buona comprensione del rapporto tra il volume del bocchino e la conicità del corpo. Ad esempio, il Mi bemolle tubax utilizza il bocchino di sax baritono, ma la sua estensione è uguale con sax contrabbasso. Il Si bemolle tubax può utilizzare il bocchino di sax baritono o sax basso per suonare l'estensione di sax subcontrabasso. Grazie anche a questa caratteristica, si può suonare i tubax più facilmente e avere un timbro più concentrato, al contrario ai sassofoni contrabbasso e subcontrabasso normali. All'altro lato, oltre a fabbricare sassofono basso, contrabbasso e subcontrabasso normali, Epplesheim ha altri lavori famosi, incluso contrafforte, un controfagotto riprogettato collaborando con il fabbricante Guntram Wolf e un clarinetto contrabbasso con corpo metallico e una serie di sarrusofono. Gli strumenti musicali di Epplesheim danno sempre una prima impressione affascinante, però a causa della difficoltà di suonare, della estremità dell'estensione, del prezzo, la maggior parte degli acquirenti li suonano raramente. E tra di loro ci sono anche tanti collezionisti che non li suonano mai, e ci sono pochi musicisti li usano come strumento principale. Ad esempio, esiste solo un CD dedicato al nostro protagonista, il Soprillo, registrato dal sassofonista-compositore inglese Nigel Wood, chiamato Soprilogy. Inoltre, musicista svizzero Peter A. Schmid ha registrato un CD di musica sperimentale chiamato Windscapes, utilizzando il soprillo e il tubax in molte tracce. Negli ultimi anni, dall'altra parte, sempre più persone usano gli strumenti musicali di Epplesheim per musica jazz, ma soprattutto gli strumenti bassi. Io personalmente ho suonato il soprillo per più di 2 anni e l'argomento della mia tesi di diploma è uno studio complessivo del sassofono soprillo. Nel XXI secolo sono già apparsi tanti strumenti musicali nuovi. Ad esempio lo hang, il tubofono di PVC, la Seaboard,
la Marble Machine, il Burro, Lionheart, Lightpad, eccetera. Gli strumenti di Eppleshime sono tra i pochi che non si utilizzano l'elettricità. Nonostante lui non ha inventato esattamente nuovi strumenti musicali, ha infatti realizzato i lavori che i predecessori non riuscivano a fabbricare e ha scritto una nuova pagina della storia della fabbricazione di strumenti musicali. Nel prossimo episodio vi introdurrò le caratteristiche fisiche del soprilo. Alla prossima volta!